Ma una bella Yamaha Tenere 2025 sotto l'albero di Natale vi piacerebbe? Adesso ve la faccio vedere. Never sleep on me. Eyes on my chain, so you know I go get it. What you looking at, fool? 너의 눈 허리 멍청했고 find your comfort from another, yeah. I go low like undercover, yeah. Wanna know my name, 죽지 않은 일은 위에 부어버려 기름. Yes, you can even guess me, cause I'm baby. High low 확실해, not like maybe. Baby, let me welcome to my palace. 찾지 않아 Alice, you just keep on wondering. You just keep on wonder, 찾지 않아 Alice, but I know your memory. I just pop a pin, then it have been. 나는 걸어 Boeing 747, I get weak, get ready. Like I wanna get in late, 준비해 빨리. We ain't got a lot of time, man, wavy night. Jameson hit the rock bottom. 잃어버린 정신머리들, yeah, got 'em, yeah, shot 'em. 모든 problems, 언제까지 기다려야 할래, now gone. Ben ritrovati amici da Quincenzo, siamo di nuovo ospite da DEG Motorsport, la Yamaha House in via Cassanese 90 per portarvi sul canale questa bellissima fresca appena arrivata nuova Tenere versione 2025. Guardate che bella, ve la faccio vedere in tutta la sua interezza come sempre, adesso la andiamo a commentare un attimino, bellissima con i colori ovviamente ufficiali. Questa è la versione standard, abbiamo quest'anno tre nuove versioni, tre declinazioni, la standard, la low, ovvero la versione ribassata con 2 cm in meno sulle sospensioni e la possibilità di regolare ulteriormente per guadagnare ancora 2 cm tutto l'assetto della moto, quindi questa volta Yamaha Tenere è adatta anche per quelli alti o bassi come me, 1,76 m. Come vi ricordate sulla prova, vi lascio il link della prova precedente, avevo avuto difficoltà perché arrivavo proprio appena in certe situazioni, insomma mi sono trovato un po' in difficoltà, quindi poter guadagnare quei 2 cm fa sì che questa moto possa essere davvero all'appannaggio di tutti. Per arrivare poi alla versione diciamo di punta, la Rally, che arriva a 12.990 euro con la partenza di 10.990 per la versione standard. Sono stati fatti un po' di cambiamenti, come potete vedere adesso ve li vado ad elencare tutti. Innanzitutto quello più grosso è l'adozione dell'elettronica nel CP2, il motore che ormai abbiamo imparato a conoscere in tante declinazioni perché Yamaha l'ha messo davvero su tanti modelli, motore bicilindrico davvero eccezionale, 73,4 cavalli, 68 Nm di coppia. Questa volta guadagna diciamo il drive by wire, quindi la possibilità di gestire 2 mappature, di controllare il controllo della trazione, di gestire l'ABS poi direttamente con un tasto, poterlo disinserire, quindi a tutto vantaggio della guidabilità e di rendere la moto un mezzo un po' più diciamo fruibile e adatto a tutte le esigenze. È stato variato anche qua l'attacco di questo carter per dare la possibilità nella guida, siccome questa è una moto che si presta poi alla guida enduristica, alla guida in piedi, per dare modo alle gambe di, adesso ve lo faccio vedere sulla moto, sul modello precedente, vedete qua era molto più verticale e andava a interferire con la gamba una volta che si era in posizione eretta per poter guidare. Guardate, l'angolazione qua è stata praticamente spostata da questo punto a qua, a tutto vantaggio appunto della non interferenza della guidabilità. Sono state cambiate anche le pedaline, abbiamo le Extreme, vedete quelle vecchie erano praticamente queste qua. È stato irrigidito il telaio per garantire una diciamo, conducibilità diversa, una moto più attiva che possa comunicare più feeling, e poi infine diciamo, affinamenti nella carrozzeria con le nuove colorazioni. Questa è la Icon Blue con il cambio più radicale praticamente sulla parte del faro. Come vedete non esistono più gli elementi luminosi che erano circolari, è stata cambiata proprio la firma luminosa, praticamente hanno un dislungamento diverso, e come vedete un po' si va a riprendere un po' quello che è la Y di Yamaha. È stato creato un po' questo gioco, adesso ve lo faccio vedere un po' meglio a favore di luce, che va a richiamare un po' a creare questa firma luminosa un po' più caratteristica. Devo dire che il frontale è, come potete vedere, quello vecchio è un attimino un po' più possente, più importante. Reparto sospensioni, dopo andiamo a vedere il resto della carrozzeria. Sono rimaste praticamente invariate le misure. Abbiamo una forcella da 43 nella versione standard. La versione Rally va a montare una versione più ricca, una caiaba pluriregolabile. La corsa rimane sempre da 210. Abbiamo sulla versione low una riduzione quindi della corsa della sospensione di 20 mm, quindi questo
come vi dicevo prima, per dare un assetto più adatto a chi è più basso. Mentre nella versione più importante la corsa della sospensione sarà appunto di una Kayaba da 240. Cambiato anche la corsa del posteriore, il posteriore è stato riposizionato anche qua, spostato per garantire anche qua tutto un equilibrio diverso, e abbiamo il controllo remoto del precarico. Quando dovrete andare a fare un po' di viaggetti, dovrete magari cambiare velocemente il precarico della moto, quel comando lì effettivamente dà la possibilità di variare con un paio di girate tutto l'assetto della moto. Andiamo a vederci un attimino i punti di comando. Come vedete qua abbiamo, rispetto alla versione precedente, i paramani sono stati cambiati e in tinta con la carrozzeria. Questa appunto è la Icon Blue, poi ci sono altre colorazioni e una specifica per la versione rally. Nuova anche la sella, è stata come vedete rastremmata un attimino, ve la faccio vedere magari un po' meglio, eccola qua, per garantire anche qua il miglior movimento nella guida sempre fuoristradistica. È chiaro che non tutti andremo a fare dei gran fuoristrada, io non ci potrei, non ci andrei, non mi interessa, però insomma per chi dovesse poi fare un impiego più specifico, diciamo che la moto è pronta anche per questo. Andiamo all'altra novità di questo modello, adesso ci salgo sopra. Ok, perfetto. Beh, innanzitutto come potete vedere abbiamo dei nuovi blocchetti che sono stati praticamente ripresi da quelli della MT-09 pari perché abbiamo il controllo qua di tutti i dati, una nuova dashboard da 6,3 pollici, come vedete si presenta molto meglio, molto più chiara, molto più brillante, sicuramente più ricca di informazioni, e con la possibilità appunto con i tasti di poter andare a gestire il discorso delle telefonate, perché come su altri modelli abbiamo il discorso della interattività e del collegamento con il vostro smartphone, la navigazione, in questo caso la turbazione, insomma davvero molto completa. E la possibilità con il tasto delle mappe, come vi dicevo prima, di gestire anche appunto le due mappe. In questo caso abbiamo la Sport, che poi potremo andare a settare e regolare di fino in tutte le sue componenti, e l'Explore. Per quanto riguarda la versione Rally ne abbiamo tre, ne è stata aggiunta un'altra specifica per la guida fuoristradistica. Quindi davvero ottima la qualità, come sempre, dei blocchetti Yamaha, non si prestano a critiche, buona la qualità davvero, e come vedete qua è sparita quella fastidiosa rotella che avevamo sull'altro modello, che serviva per i settaggi, che io ho trovato da subito molto scomoda, perché mi dava un feedback davvero fastidioso. Nuovo il tappo serbatoio sempre da 16 litri, che è stato, come tutta la moto vi dicevo, è stato fatto un affinamento delle masse, è stato spostato più avanti per appunto accentrare e meglio distribuire il peso e dare una guidabilità, un handling sempre migliore. 16 litri di serbatoio con un consumo medio di 23,4 km, quindi anche qua autonomia, ragazzi, ne abbiamo davvero tantissima. Andiamo a vederci un attimino, ritorniamo sulle sospensioni e sul cerchio da 21 ovviamente, due freni, due dischi a margherita da 283 mm e un posteriore da 245, sempre a margherita, morsicati da pinze Brembo, quindi qualità qua non si risparmia mai. Paracarter, anche qua vedete davvero la moto è davvero bellissima. Lo scarico qua come sempre io dico, se uno scarico proprio non è bellissimo, mettiamoci magari un bel Akrapovic che insomma ne guadagna il sound, ne guadagna la linea, e vabbè, per quanto questo è quello che viene fornito di serie. Motore Euro 5 e più, quindi siamo praticamente al massimo del discorso anti-inquinamento. Ecco, vi faccio vedere da accesa la firma luminosa. Come vedete i fari sono davvero molto più belli, probabilmente offrono anche un'illuminazione migliore. Discorso altezza, abbiamo l'altezza della sella della standard, non ve l'ho detta, 875 mm, che vanno a scendere ovviamente nella versione low di 2, per il discorso dell'accorciamento delle sospensioni, di un paio di centimetri li recuperate, e poi altri 2 centimetri se andate a cambiare qua i leveraggi, l'attacco della sospensione, c'è un kit particolare per abbassare ancora di 2 centimetri. Mentre per quanto riguarda la versione rally siamo a 910 mm, quindi questa diventa davvero una moto per persone più alte. E altezza
da terra della versione Rally 255 mm, garantisce un'ottima luce per andare a fare guadi e magari qualche salto e qualche passaggio un po' difficoltoso. Un'altra cosa che vi volevo dire della versione Low è ovviamente stato cambiato, accorciato il cavalletto, perché ovviamente quando andrete magari ad abbassare ulteriormente la moto con un cavalletto standard, la moto rimarrebbe troppo verticale, di conseguenza con il rischio di avere sempre un equilibrio precario, quindi è stato accorciato su quella versione. Ultima carrellata, guardate che bella, sempre anche da dietro, dico sempre che il posteriore deve essere sempre accordato con il resto della moto, e pneumatici di serie Scorpion, qua abbiamo un 150 al posteriore, ovviamente con ruote a raggi. Belle, dico sempre che la finitura blu a me piace davvero sempre tanto, così come quella dorata, guardate anche questa è una gran sciccheria. Bene ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale come sempre, le moto saranno disponibili da marzo, quindi pronte per essere provate come abbiamo fatto con tutta la line-up del 2024, ve le porterò su strada tutte, quindi iscrivetevi al canale, un bel like e venite qua da DEG Motorsport a Segrate quando arriveranno i modelli a provare, perché dico sempre che un test su strada vi consentirà di capire se la moto fa per voi, perché le quote ciclistiche potrebbero non essere adatte al vostro fisico e magari potrebbe non piacervi un modello, magari piacervi un altro. Quindi la moto va provata e qua verrete davvero seguiti dai ragazzi, da Federico & Company, per ovviamente essere consigliati e effettuare un acquisto ragionato e mirato. Quindi dalla Tenere 700 2025, da Quincenzo e da DEG Motorsport Segrate, un saluto, vi auguro buone feste di Natale, ci rivediamo l'anno prossimo con tantissime prove. Un saluto da Quincenzo.